è stato stabilito che soltanto possedendo un corpo umano possiamo raggiungere la coscienza di Dio. Un'altra cosa è stata stabilita, che possiamo tornare alla casa del Padre, al nostro paradiso originario, solo attraverso un maestro. Nessuno conosce il Padre eccetto il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Senza il maestro il ritorno a casa è una strada chiusa. Chi pensa di compiere un viaggio così lungo ed impervio con le sole proprie forze potrà tutt'al più scalare i primi gradini di questa scala erta ma meravigliosa che riconduce lo spirito a Dio. Swami Ji diceva: il Signore ha assunto la veste di uomo ed è sceso nel mondo per risvegliare le anime. Dovendo istruire gli uomini, Dio deve assumere per forza un corpo umano. Una volta c'era uno yogi, si dedicò a una lunga disciplina, a continui esercizi, meditazione. E con queste sue ardue pratiche riuscì a sviluppare un potere particolare. Riusciva a conoscere il linguaggio degli animali. Ecco, vide delle formiche che stavano passando. Allora interrogò una formica, gli chiese: com'è il tuo Dio? Il Dio delle formiche. Disse questa formica: una formica molto grande, perfetta, con ogni bellezza e ogni attitudine possibile. Così, se Dio volesse istruire le formiche, dovrebbe prendere il corpo di una formica, parlare attraverso il corpo di una formica, dovendo istruire gli uomini per riportarli a casa. È quindi necessario che parli attraverso il corpo di un uomo. Per questo il Cristo Maestro diceva: io sono la via, la verità e la vita. Sono la via perché è attraverso il Maestro che si ritorna a casa. Il Maestro apre un sentiero altrimenti chiuso agli esseri umani. E quindi è la via stessa di ritorno a casa.
è la verità, perché la sua parola è la parola di Dio, la parola attraverso la quale Dio rivela agli uomini la verità più elevata. Apre agli uomini la conoscenza di se stesso. Quindi il Maestro è la verità stessa, è la vita, perché dona agli uomini la vita dello Spirito, la seconda nascita di cui parla appunto il Cristo. Tutti siamo nati fisicamente, ma fino a quando non incontriamo il Maestro siamo morti spiritualmente. Il Maestro è colui che ci dà l'autentica vita. Per questo il Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita. Per avere un'autentica esistenza, quindi, per cominciare a vivere, si potrebbe dire, dobbiamo avere l'avventura di incontrare il Maestro. Gli uomini vivono attratti dalle 1000 illusioni di questo mondo. La Maya ha posto un fitto velo davanti al loro sguardo. L'occhio del loro spirito è stato accecato dalla Maya, l'illusione. Il loro orecchio è serrato ermeticamente. Non possono ascoltare la vibrazione divina che ha dato origine e sostiene l'intero cosmo. Per questo Kabir diceva: solo se incontri il Maestro ti puoi liberare dalle illusioni. Ci sono 7 miliardi di persone a questo mondo, immerse profondamente nella Maya, tutte prese a inseguire traguardi illusori. Solo quei pochi che hanno la fortuna di trovare il Maestro finalmente svelano gli inganni della Maya e vengono messi sulla via che riconduce a Dio. Una volta l'imperatore Akbar era in viaggio per visitare un'importante città. Allora cosa fece? Volle mettere alla prova il governatore di quella città. Vestì il proprio ministro, Ayas, con le vesti regali, e mandò innanzi al proprio corteo. Il governatore della città, quando vide arrivare il corteo, non curò assolutamente il ministro, andò direttamente dall'imperatore. No? Così, se Dio viene in forma umana, coloro che sono pronti lo riconosceranno. All'inizio vediamo il Maestro come un amico, poi possiamo vederlo come un padre,
poi come un saggio che ne sa più di noi. Ma alla fine, quando il Maestro si rivelerà pienamente, allora lo vedremo come il portavoce di Dio, colui attraverso il quale Dio si manifesta agli uomini. Il Maestro in che modo si manifesta? Il Maestro è luce, il Maestro è suono celestiale. È colui che apre l'occhio e l'orecchio del nostro spirito alla manifestazione di Dio. È il nostro vero amico. Nessun amico è così capace di beneficiarci come il Maestro. È il nostro Padre, perché ci ha dato la vera vita. Ed è colui che può condurci dalla morte all'immortalità. Fino a quando ci identifichiamo col nostro corpo fisico siamo soggetti alla morte. Non siamo di più degli animali che vengono, vivono una vita a livello dei sensi, procreano e poi se ne vanno. Il Maestro quindi è colui che è in grado di portarci dalla morte all'immortalità. Risveglia lo spirito che è in noi dal lungo sonno. Così ci dona la luce e ci dona la vibrante parola divina. È solo la luce che può rischiarare l'altrimenti impervio cammino. Diceva il Buddha che la via del Dharma, dell'autentica disciplina, può essere percorsa quando vediamo la luce. Se non c'è questa luce che rischiara il cammino, non è possibile percorrere la via della virtù. Possiamo fare dei tentativi, ma la maggior parte diventano vani, perché non abbiamo un metro di paragone tra la provvisorietà dei beni di questo mondo e l'eternità dei beni dello spirito. La luce ci apre la porta dell'eterno. Per questo il Cristo invitava i suoi contemporanei. Avete la fortuna di avere la luce fra di voi. Finché avete la luce, credete nella luce per essere dei figli della luce. Coloro che credono al Maestro, che seguono i suoi comandamenti, vengono illuminati dalla luce divina. Raggiungono la salvezza, la conoscenza e la salvezza.
Ma la maggior parte della gente fanno come gli abitanti di Nazareth, no? Quando il Cristo andò a Nazareth, dicono: ma questo è il figlio del falegname, ma cosa è venuto a insegnarci? Una volta c'era un maestro e come alcuni discepoli passò accanto a un bosco. C'erano dei boscaioli che tagliavano tutti gli alberi e radevano il bosco al suolo. Lasciarono solo un grande albero maestoso. Chiesero ai discepoli del maestro, a un boscaiolo: ma come mai abbattete tutti gli alberi e lasciate solo quello? Disse un boscaiolo: quell'albero non serve proprio a niente. La sua legna non brucia come il legname da costruzione, non può essere impiegato. E allora lo lasciamo, tanto è un albero inutile. Ecco che qualche tempo dopo un maestro con i suoi discepoli passò di lì. Videro questo grande albero. Sotto quest'albero c'era diversa gente al fresco. Era lì seduta e si beava nel fresco che le fronde di quest'albero spandevano attorno. L'albero era pieno di nidi di uccelli che cantavano, che godevano anche loro dei suoi rami folti, pieni di frescura. Disse il maestro: vedete, quest'albero è proprio come il maestro, viene scartato dai boscaioli, ma è quello più utile in definitiva, no? Sia per gli uomini che per le creature di Dio. Così Nanak diceva: il Signore si manifesta per mezzo della sua luce. Non c'è altro modo per vederlo e per conoscerlo se non la sua luce e il suo suono divini. Per questo Maulana Rumi diceva: ascoltando il suono divino, anche i morti resuscitano dalla tomba. Siamo come morti dentro la tomba del nostro corpo. Quando il Maestro ci fa ascoltare il suono divino, allora il nostro spirito resuscita. E seguendo il suono divino raggiunge la conoscenza suprema, il samadhi di diamante, come lo chiamavano i bodhisattva, i famosi discepoli del Buddha. Seguendo la luce e il suono divini si raggiunge il samadhi di diamante. Ma per ottenere questo traguardo straordinario, questa meta che è l'immersione del nostro spirito in Dio, occorre una vita elevata. Allora raggiungiamo la liberazione. Per questo il Maestro ci dà un diario. Nel diario ci è indicato quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo evitare. Anche Ignazio di Loyola aveva prescritto ai suoi
discepoli, no? I famosi gesuiti, che poi diventarono dei missionari, andarono in Oriente, in Cina, in India e così via. Aveva prescritto il diario. Dovevano fare un'autoanalisi 2 volte al giorno. Il maestro prescrive di fare un'analisi almeno 1 volta al giorno, e la sera, quando la giornata è terminata, e vedere come ci siamo comportati, se abbiamo dedicato tempo alla meditazione sulla luce e sul suono, se abbiamo percorso la via della virtù e evitato gli orrori che imperversano la vita degli uomini. Una volta c'era uno schiavo e il suo padrone gli dava un pane tutti i giorni che gli serviva come cibo. Ecco che questo signore, scendendo giù nell'orto del suo palazzo, vide che questo schiavo stava dando il pane a un cane magrissimo, affamato, che sembrava quasi che dovesse abbandonare questa vita, tanto aveva sofferto la fame. Quindi questo schiavo si privò del suo pane e lo diede tutto a questo cane affamato. Disse il Signore: questo schiavo è molto migliore di me. Se io amassi Dio come lui ama quel cane, avrei già raggiunto la conoscenza e la liberazione. E allora chiamò questo schiavo e disse: da qui avanti tu non sarai più uno schiavo, sarai una persona libera. Gli disse: puoi andare dove vuoi, da questo momento non hai più un padrone. Lo schiavo ringraziò il suo padrone, ma disse: non sono mai stato così bene come in questo palazzo. Se non volete che vi serva come schiavo, accettatemi almeno come vostro servo. Così coloro che percorrono la via della virtù alla fine raggiungono la liberazione. Una vita elevata dal punto di vista etico, la meditazione regolare e la guida del Maestro che ci conducono alla meta. So there is a rule in the creation that we can reach the consciousness of God only in the human form. The human form is the highest of all creation. But there is another rule also, still more important. That we cannot go back to God unless we have a master. So to
instructions to the man, God must take a garb of a man himself. This is why Swamiji said, God has taken a human form and has come in this physical world to take the souls back. And Christ said, nobody can know the Father unless the Son, and the one to whom the Son may reveal him. So once there was the Emperor Akbar, and was going to visit an important city, and he wanted to prove the governor of that city. And he gave his dresses to the minister, Ayats. I want to see if the governor will recognize the emperor, or if you will mistake the emperor with the minister according the outer dresses. So when he entered into the town, the governor had no doubts. He refused to meet the minister with the dresses of the emperor and went directly to Akbar. So a wise man can know when God takes the form of a master and is coming among humanity to lead back the soul who are ready for this difficult but marvelous trip back to God. So a yogi, by a long discipline, will become able to understand the languages of the animals. So there was an ant, and he asked to the ant, "How is your God?" And the ant said, "God is a very big, beautiful ant, wise and with all the virtues possible." So if God had to instruct the ants, should take the form of a ant. Since he want to instruct a man, must take the form of a man. And Kabir said, only if you meet a master, you can make yourself free from delusion. Millions and billions of men are slaves of Maya, the great illusion. But when we meet the Master opens the eye of our spirit. He lets
let us distinguish the truth from the delusion, from the illusion. And the light open in front of us the way leading back to the house of the Father. We are prisoner of Maya in this temporary sojourn. And the Master comes to awaken us from this dream, which is similar to death. Kabir said that when we hear the voice of God revealed by the Master, even the dead people come out from the tomb, We are in the grave of our body. Our spirit is dead. When we hear the voice of God revealed by the Master, our spirit earn the true life. So Christ said that we must be reborn, born anew. The first birth we have in the physical body, but the true one we must have in the spirit. So the Master is much more important than our father and our mother, because they, of course, we must be happy to have a human body, but the second birth, the birth in the spirit, is much more important. So the Master is our true father and our true mother. He gives us the birth leading the spirit to eternity. And this is the only way to realize complete happiness. All human beings are in search of true happiness, but they cannot realize it because they search outside from themselves. The Master says, you should peep inside, and there you will find your spirit, and you will find God. So to meet a Master is the highest fortune that we may receive in this physical life. But once we have found the Master, we should follow His commandments. If you love me, keep my commandments, said Jesus. Because the Master is
the way and the path. The Master is the truth. The Master is the life. He teaches us the true way back to our origin. He speaks about the truth, which is God, and He gives us the true life, and the life of our spirit. This is why Christ said, I am the way, I am the truth, I am the life.